Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Codemol a Biogen Pharma SpA. Ultimo aggiornamento 29 ottobre 2021. Cos'è Codemol? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Codemol durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Codemol? Codemol è un farmaco a base del principio attivo paracetamolo più codeina, appartenente alla categoria degli antipiretici, analgesici FANS, nello specifico oppioidi in combinazione con analgesici non oppioidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Biogen Pharma SpA. Codemol può essere prescritto con ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Confezioni: Codemol 500 mg più 30 mg 16 compresse e ferro. Codemol 500 mg più 30 mg 16 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: a Biogen Pharma SpA. Ricetta: RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Classe C. Principio attivo: paracetamolo più codeina. Gruppo terapeutico: antipiretici, analgesici FANS. Forma farmaceutica: compressa effervescente. Indicazioni: trattamento sintomatico del dolore da moderato a severo, che non risponde al trattamento con analgesici non oppioidi utilizzati da soli. La codeina è indicata in pazienti di età superiore ai 12 anni per il trattamento del dolore acuto moderato che non ha alleviato da altri analgesici come paracetamolo o ibuprofene in monoterapia. Posologia: la durata del trattamento deve essere limitata a 3 giorni e se non si ottiene un'efficace riduzione del dolore i pazienti o chi se ne prende cura devono contattare il medico curante. Adulti e bambini al di sopra dei 12 anni. 1-2 compressi a seconda dell'entità del dolore 1-3 volte al giorno ad intervalli di almeno 4 ore. Anziani: la dose iniziale deve essere dimezzata in funzione del dosaggio raccomandato per gli adulti e può essere, successivamente, aumentato in funzione della tolleranza e dei requisiti. Pazienti con insufficienza renale: in caso di grave insufficienza renale l'intervallo tra 2 somministrazioni deve essere di almeno 8 ore. Popolazione pediatrica: bambini di età inferiore ai 12 anni. La codeina non deve essere usata nei bambini di età inferiore ai 12 anni perché il rischio di tossicità da oppioidi è dovuto al metabolismo variabile e non prevedibile della codeina e morfina, vedere paragrafi 4, 3 e 4. Modo di somministrazione delle compresse effervescenti: sciogliere la compressa in un bicchiere di acqua e bere immediatamente la soluzione ottenuta. Controindicazioni: ipersensibilità al paracetamolo, al propacetamolo cloridrato, precursore del paracetamolo, alla codeina o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, o ad altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico. Insufficienza respiratoria, indipendentemente dal grado, in quanto la codeina ha un effetto depressivo sui centri respiratori. Bambini di età inferiore ai 12 anni. In tutti i pazienti pediatrici 0-18 anni di età che si sottopongono a interventi di tonsillectomia o adenoidectomia per la sindrome da apnea ostruttiva del sonno, a causa di un aumentato rischio di sviluppare reazioni avverse gravi e pericolose per la vita, vedere paragrafo 4 EUROS. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego a EUROS. Nelle donne durante l'allattamento con latte materno, vedere paragrafo 6 EUROS. Fertilità, gravidanza e allattamento a EUROS. Nei pazienti per i quali è noto che sono metabolizzatori ultrarapidi del CYP2D6. Limitatamente alla formulazione in compresse effervescenti. Intolleranza al fruttosio. Soggetti con rare forme ereditarie di intolleranza al fruttosio non devono assumere questo medicinale per la presenza di sorbitolo nella formulazione. Fenilchetonuria. Soggetti con fenilchetonuria non devono assumere questo medicinale per la presenza del dolcificante aspartame nella formulazione. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Rischio derivante dall'uso concomitante di medicinali sedativi come benzodiazepine o farmaci correlati. L'uso concomitante di Codemol e medicinali sedativi come le benzodiazepine o farmaci correlati può causare sedazione, depressione respiratoria. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il paracetamolo può aumentare la possibilità che si verifichino effetti indesiderati se somministrato contemporaneamente ad altri farmaci. La somministrazione di paracetamolo può interferire con la determinazione dell'uricemia mediante vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Codamol insieme ad altri farmaci come Euroscormeto a Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Codamol durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Codamol durante la gravidanza e l'allattamento? L'esperienza clinica con l'uso di paracetamolo durante la gravidanza e l'allattamento è limitata. Gravidanza. I dati epidemiologici sull'uso di dosi terapeutiche di paracetamolo orale indicano che non si verificano effetti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il prodotto può causare sonnolenza e di ciò devono essere avvertiti i conducenti di veicoli e le persone che usano macchinari. Effetti indesiderati. Con l'uso di paracetamolo sono state segnalate reazioni cutanee di vario tipo e gravità, inclusi casi di eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson e necrolisi epidermica. Sono state segnalate reazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio paracetamolo. Esiste il rischio di intossicazione, specialmente nei pazienti con malattie epatiche, in caso di alcolismo cronico, nei pazienti affetti da malnutrizione cronica e nei pazienti che ricevono induttori enzimatici. In questi casi il sovradosaggio può essere fatale. L'intossicazione acuta si manifesta con nausea, vomito, anoressia, pallore, dolori addominali, malessere, sudorazione. Tali sintomi compaiono in genere entro le 24 ore. Il paracetamolo, assunto in dosi elevate di gran lunga superiori a quelle comunemente consigliate, può provocare citolisi epatica che può evolvere verso la necrosi completa e irreversibile, che comporta insufficienza epatocellulare, acidosi metabolica ed encefalopatia, che possono portare al coma e alla morte. Contemporaneamente, si osservano aumentati i livelli delle transaminasi epatiche, AST, ALT, del lattico deidrogenasi e della bilirubina, insieme ad una diminuzione del valore della protrombina, che può mostrarsi da 12 a 48 ore dopo la somministrazione. Sintomi clinici di danno epatico si manifestano di solito già dopo 1 o 2 giorni, e raggiungono il massimo dopo 3-4 giorni. Misure di emergenza. Ospedalizzazione immediata. Prima di iniziare il trattamento, prelevare un campione di sangue per determinare i livelli plasmatici di paracetamolo, il prima possibile, ma non prima di 4 ore dopo il sovradosaggio. Eliminazione rapida del paracetamolo tramite lavanda gastrica. Il trattamento in seguito ad un sovradosaggio include la somministrazione dell'antidoto N-acetilcisteina, NAC, per via endovenosa od orale, se possibile entro 8 ore dall'ingestione. L'N-acetilcisteina può, tuttavia, dare un certo grado di protezione anche dopo 16 ore. La posologia di 150 mg/kg/ev in soluzione glucosata in 15 minuti, poi 50 mg/kg nelle 4 ore successive e 100 mg/kg nelle 16 ore successive, ciò a copyright un totale di 300 mg/kg in 20 ore. Trattamento sintomatico. Devono essere effettuati dei test epatici all'inizio del trattamento, che saranno ripetuti ogni 24 ore. Nella maggior parte dei casi, le transaminasi epatiche ritornano nella norma in 1 o 2 settimane con piena ripresa della funzionalità epatica. Nei casi molto gravi, tuttavia, può essere necessario il trapianto epatico. Codeina. Segnali negli adulti. I sintomi sono rappresentati da depressione acuta dei centri respiratori, cianosi, ridotta funzionalità respiratoria, sonnolenza, rash, prurito, vomito, atassia, edema polmonare, raro. Segnali nei bambini, dose tossica. 2 mg/kg come singola dose. Ridotta funzionalità respiratoria, arresto respiratorio, miosi, convulsioni, segnali di rilascio di istamina. Rossore facciale gonfiore, orticaria, collasso, ritenzione urinaria. Misure d'emergenza. Ventilazione assistita. Somministrazione di naloxone. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica.
Oppioidi in combinazione con analgesici non oppioidi. Codice ATC N02AI06. Codemol ha una specialità farmaceutica a base di paracetamolo più codeina, classificata tra i farmaci analgesici ed antipiretici. Proprietà farmacocinetiche. Il paracetamolo viene assorbito a livello gastrointestinale rapidamente e quasi totalmente, con rapida diffusione nei liquidi organici e debole legame alle proteine plasmatiche. Ha un'emivita di circa 2 ore. Dati preclinici di sicurezza. Il paracetamolo somministrato ai comuni animali da laboratorio e per diverse vie, orale, IP, sottocutanea, si è dimostrato privo di proprietà ulcerogene, anche a seguito di somministrazioni prolungate. Non sono: elenco degli eccipienti. Compresse rivestite con film. Nucleo. Idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione, cellulosa microcristallina, e 460, povidone, e 1201, idrossipropilcellulosa, e 463, magnesio stearato, e 572, acido stearico, e 570, silice colloidale anidra. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Codemol a base di paracetamolo più codeina sono: Codemol, Coeferalgan, Padeina, paracetamolo più codeina Alter, paracetamolo più codeina Doc generici, paracetamolo più codeina Teva, Paricod, Tachidol, Zeusef. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.